Bentrovate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto che in tante mi avete richiesto, una borsa mare, e ho utilizzato la tecnica a filet. Prima di andare a vedere tutto quello che ci occorre per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale YouTube, attivare la campanella e di seguirmi anche sui social. Adesso andiamo a dare un'occhiata al materiale per il tutorial di oggi. Per il tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi e ci sarà lo sconto del 30% nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdetele di vista. Il kit è composto da 2 rocche di Amore Corda che fa parte della collezione dei cordini riciclati Borgo dei Pazzi. Io ho scelto queste due tonalità, 221 e 432, che mi piacciono veramente molto accostate insieme, ma voi potete scegliere anche un'altra combinazione di colori. Poi una coppia di manici in bambù, 4 moschettoni, una calamita e una base rettangolare 32x10. Per quanto riguarda gli uncinetti, io utilizzerò per il primo giro il numero 3, così mi verrà più facile poter far passare il nostro filato. Per tutto il resto della lavorazione il numero 4. Quindi a questo punto iniziamo col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo dal lato corto, quindi con l'uncinetto più piccolo iniziamo a creare 2 punti bassi per ogni foro e la codina, come vedete, la cominciamo anche a lavorare. Quindi facciamo il primo, il secondo nello stesso foro e continuiamo sempre con 2 punti bassi in ogni foro. All'inizio con questo uncinetto magari troverete un po' di difficoltà, ma così entrerà in modo migliore nel foro. Quindi all'angolo invece facciamo 2 punti bassi, una catenella e altri 2 punti bassi sempre nello stesso foro, 1 e 1, 2. Proseguiamo sempre con 2 punti bassi in ogni foro. Ovviamente voi fate anche delle prove, perché in base alla mano potreste avere bisogno di farne o qualcuna in più o qualcuna in meno. Personalmente ho fatto le mie prove e per quanto mi riguarda 2 punti bassi per ogni foro vanno benissimo per il tipo poi di lavorazione che dobbiamo andare a sviluppare. Anche se tira un pochino, poi con la lavorazione, quindi con l'uncinetto corretto, non si imbarcherà il nostro lavoro. Quindi procediamo. Quindi l'unica differenza nei 4 angoli, 2 punti bassi, una catenella e 2 punti bassi nello stesso foro e poi sempre 2, quindi soltanto in questi 4 punti la differenza, tutto il resto è uguale. Quindi completiamo questo giro e vediamo come proseguire. Finito di contornare tutta la base, ho chiuso con un punto bassissimo sulla prima maglia. Adesso prendiamo l'uncinetto numero 4 e iniziamo la lavorazione. Quindi facciamo una catenella e adesso andiamo a creare dei punti bassi ma in costa lungo tutto il perimetro senza creare aumenti, partendo già dal primo. Ecco qua, perché chiaramente sono leggermente più piccoli perché abbiamo utilizzato il numero 3. Quindi vedete, anziché prendere tutto il punto, prendo solo quella esterna. Non devo fare più aumenti, ma semplicemente lavorare le maglie che ci troviamo di sotto in questo modo. Quindi prendo anche la catenella dell'angolo e faccio così per tutto il perimetro. Vedete, poi una volta che lo vado a girare, questo sarà il risultato di questo primo giro. Quindi
lo realizziamo tutto e ci rivediamo per vedere come proseguire. Finito anche questo giro, adesso siamo pronti per iniziare la nostra lavorazione a filet. Ci ritroviamo qui, abbiamo chiuso con una maglia bassissima, adesso cominciamo con le maglie alte, la prima sostituita da 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Adesso dobbiamo creare un gruppo, quindi un gruppo formato da 4 maglie alte. La prima l'abbiamo fatta, facciamo anche la seconda, la terza e la quarta. Dopodiché faccio 2 catenelle, salto 2 maglie di base e ripeto un altro gruppo di 4 maglie alte. Ecco qua. Nuovamente 2 catenelle, salto 2 maglie di base e vado a creare l'altro gruppo, sempre formato da 4 maglie alte. Praticamente questo modulo lo dobbiamo ripetere per tutto il giro, quindi 2 catenelle, ne salto 2 sotto, altro gruppo. Quindi 4 maglie alte e così via, quindi 2 catenelle, ne salto 2, eccetera, eccetera. Quindi praticamente questo modulo, come vi ho detto, lo dobbiamo ripetere quindi per tutto il giro. Lo completo. Vedete? Questo sarà il risultato del nostro primo giro, quindi lo completiamo tutto e vediamo come cambiare colore. Fine giro, adesso andiamo a chiudere sulla terza catenella che sostituisce la prima maglia alta, ma anziché chiudere con questo colore, io prendo quello successivo a cui ho già fatto un cappietto e vado a chiudere così, sempre con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo fare l'opposto che sta sotto, ovvero qui c'è il gruppo, quindi facciamo lo spazio, e qui dove c'è lo spazio facciamo il gruppo pieno, ma ve lo faccio vedere. Quindi facciamo la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle, poi dobbiamo fare 2 catenelle, che sarebbe, diciamo, dobbiamo creare lo spazio, quindi saltiamo 2 maglie, sull'ultima maglia del primo gruppo andiamo a fare l'altra maglia alta, così abbiamo creato lo spazio e poi dobbiamo creare le 4 maglie alte, quindi la prima si fa, vedete, in corrispondenza dell'ultima del giro sottostante. Dentro lo spazio ne facciamo 2, siamo così a 3 e la quarta si fa sopra l'altra maglia alta che ci sta qui. Sempre 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e quindi la prima delle 4 maglie alte lo facciamo qui. Quindi la prima, le altre 2 nello spazio e l'ultima sotto la prima del gruppo sottostante. Vedete? Poi questo è gruppo pieno, quindi facciamo 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e andiamo a fare la maglia alta sotto l'ultima del gruppo sottostante. Qui facciamo il gruppo pieno, quindi 4, la prima si fa qua, la seconda è qui e 2 al centro. È davvero molto semplice. Vedete, altro gruppo completato, qui dobbiamo fare lo spazio, quindi 2 maglie si saltano e si va sull'ultima e si procede così per tutto il giro.
Ovviamente poi lo dobbiamo mettere nel verso giusto, ma io i primi giri preferisco lavorarli in quel modo, ma ve lo faccio vedere. Questo sarà il nostro risultato, quindi facciamo tutto questo giro e vi faccio vedere ancora una volta il cambio colore. Siamo alla fine del giro, vedete, l'ultimo gruppo è pieno perché questo è vuoto, quindi 1, 2, 3 e qui c'è la quarta. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta che è sostituita da 3 catenelle, ma la andiamo a chiudere col colore precedente. Conviene non tagliare il filo perché essendo solo 2 colori non serve, quindi chiudiamo in questo modo. E adesso vedete come ci ritroviamo. Qui dobbiamo creare 4 maglie alte perché questo è vuoto, quindi la prima sostituita da 3 catenelle, ne facciamo 2 nello spazio e la quarta qui dove c'è l'altro gruppo, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sotto, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie e andiamo sull'ultima. Qui va il gruppo, quindi la prima l'abbiamo fatta, 2 all'interno dello spazio e l'ultima qui. Vedete, già si comincia a intravedere il nostro lavoro. Ne facciamo un altro paio, quindi 2 catenelle, 2 maglie le togliamo, scusate, le saltiamo e si va avanti. Qui il gruppo è pieno, la prima l'abbiamo già fatta, nello spazio ne facciamo 2 e questa è la quarta del punto pieno. 2 catenelle, se ne saltano 2 e si fa l'altro gruppo. Adesso lo rimetto al dritto, così vi faccio vedere. Questo sarà il nostro risultato. Quindi adesso noi non facciamo che alternare quindi questi 2 colori in questo modo da creare una scacchiera e arriviamo a circa 20 cm, 22 cm, ma sarò più precisa sia nei centimetri che nel numero di giri. Ecco qui il corpo borsa quasi finito. Io alla fine l'ho fatta un po' più alta, quindi ho raggiunto 30 cm e ho creato 21 giri. Adesso che siamo arrivati qua, completiamo sempre con questo colore, così come abbiamo iniziato. Quindi alla fine del 21esimo giro adesso facciamo gli ultimi giri. Il primo lo facciamo a punto basso, quindi entriamo in tutte le maglie sottostanti con dei punti bassi in questo modo, e qui dove abbiamo 2 catenelle ne facciamo solamente uno, così cominciamo a restringere un po' l'apertura della nostra borsa. Vedete, qui solamente uno e negli altri quindi una in ogni maglia sottostante. Vedete? E poi faremo un altro giro appunto bassissimo. La borsa è quasi completata. Io qui, come vi avevo fatto vedere prima, ho fatto un giro appunto basso facendo un solo punto basso all'interno dove c'erano le 2 catenelle e poi un giro appunto bassissimo. Adesso non resta che inserire la calamita. Io all'interno ho messo un po' di stoffa col quale poi in un secondo momento andrò a foderare. Potete anche mettere una stoffa a contrasto perché il tipo di lavorazione appunto la renderà ancora più bella. Per quanto riguarda la calamita, vedete, io mi sono agganciata e con del filo trasparente, vi faccio vedere, io vado a cucirla come se fosse un bottone. Quindi in questi fori faccio passare il mio filato, in questo caso il filo trasparente, ma voi potete usare qualunque cosa anche in tinta. Faccio diversi passaggi
un circa 4, vedete, poi la posizionate bene e poi si passa dall'altra parte, quindi né più né meno come il bottone. Faccio un altro. Vedete, chiaramente prendete la misura, io già ho messo i 2 moschettoni e ho inserito il manico, quindi fate la stessa cosa da questa parte, nella stessa posizione, mettete l'altra parte della calamita e la nostra borsa mare è completa. Ed eccola qui questa borsa tecnica filet completata, come avete visto non è per niente difficile e poi soprattutto è velocissima, guardate, come borsa mare perfetta, ma non solo. Le dimensioni sono circa 34 in larghezza, 30 in altezza e una profondità di 12 cm, quindi devo dire una bella borsa, e ho utilizzato circa 550 grammi di cordino, quindi questo è quello che mi è rimasto e potete creare, se non la volete foderare, magari creare una pochette all'interno, diciamo, e così dai fori si vedrà comunque questo bellissimo contrasto. Il kit in sconto del 30% su gomitoli.com è valido nelle date che vedete scritte e potete scegliere comunque altre tonalità rispetto a quelle che vi ho proposto oggi. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.